night is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo di nuovo qui dopo qualche settimana che siamo rimasti fuori da YouTube perché abbiamo avuto veramente tanti lavori da fare e c'è stato vento, neve, c'è stato un bel meteo un po' incazzato e non siamo riusciti a gestire video e lavori insieme. Ieri sera ha fatto 20 cm di neve e adesso si è già sciolta, fortunatamente almeno riusciamo a lavorare e anche il terreno appunto ancora ha avuto la bellezza di un po' di irrigazione naturale, quindi siamo molto contenti. E in questo momento sono arrivati i nostri amici a portarci della ghiaia grossa appunto per mettere a posto questa parte qua di strada che è sempre fangosa, si scava con l'acqua e tutto, quindi siamo fatti portare un camion intero di ghiaia. Adesso iniziamo a spargerla, a livellarla per tutta la strada. E in più inoltre alla sabbia ci siamo fatti portare 4 cisterne dell'acqua per l'orto orto e frutteto che andremo poi a portare sul terreno. E poi ci sono tanti lavori da fare. Adesso magari in giornata vi facciamo vedere un po' tutti i lavori generali che abbiamo fatto in queste 2 settimane, che sono parecchi, che pensavamo di fare nell'arco di un anno, e in 2 settimane ci abbiamo dato dentro e abbiamo veramente lavorato tanto dalla mattina alla sera ininterrottamente, quindi siamo veramente felici di quello che abbiamo fatto. E adesso appunto ci mettiamo qui, livelliamo la strada, poi portiamo su le cisterne fino a casa per adesso, poi le porteremo sul terreno col carrello e poi iniziamo a fare anche tutti il resto dei lavori sul terreno. Abbiamo tante cose da farvi vedere.
dopo un po' di fatica io e lei abbiamo finito di rastrellare e spargere bene la sabbia qui, ne manca ancora, poi appena ci arriva il carrello nuovo che arriverà tra circa 2 settimane ne andiamo a caricare altra e ci facciamo ancora questo pezzettino qui. E venite con me così vi faccio vedere un po' la strada. Abbiamo fatto semplicemente i due cordoli, appunto dove passano le ruote, diciamo, fino giù in fondo. 7 metri, no, 6 metri e mezzo di cubi di sabbia, di ghiaia. Ce n'è, perché deve durare nel tempo questo. E là in fondo era il pezzo più brutto e lì abbiamo messo un buon 25 centimetri perché lì era proprio scavato. Quindi dobbiamo fare 2 canaline per lo scolo dell'acqua, perché sennò quando poi fai i temporali forti l'acqua parte da lassù e quasi fa un fiume, quindi faremo 2 canaline qui di ferro. Adesso abbiamo portato su già 3 cisterne da 1000 litri a casa, ne manca ancora questa qui che adesso la portiamo su, e anche lì aspettiamo il carrello per portarle sul terreno, perché a mano è impossibile portarle su e quindi ci manca il carrello, dai. Adesso portiamo queste e poi magari andiamo su dalle galline, perché abbiamo preso delle galline. Non vediamo l'ora di farvi vedere un po' tutto quello che i lavori che abbiamo fatto su, tra pollaio, galline, swale, altri orti. Stiamo facendo la recinzione, un sacco di cose abbiamo iniziato a fare, finite nessuna, abbiamo solo iniziato a farle, quindi ci sarà da lavorare nelle prossime settimane. Poi adesso iniziamo a riprendere appunto un po' tutti i lavori che faremo. Laggiù c'è Nomad che arriva, vieni un po' qua a salutare, dai, vieni, bravo, bravissimo. Queste cisterne le abbiamo prese d'occasione perché le abbiamo trovate usate qua a Giaveno, che c'è un fornitore che le dà usate, fortunatamente, perché sono carissime nuove, quindi abbiamo trovato questa occasione qui. Arriviamo direttamente dalla nostra amata Francia e dentro appunto c'erano solo prodotti naturali, quindi adesso gli diamo ancora magari una lavata all'interno con l'idropulitrice, però siamo molto felici di averle prese a poco a prezzo bassissimo e a noi ci servono tantissimo. Su nell'orto l'acqua è fondamentale sia per il frutteto, per l'orto e tutto. Inoltre a queste cisterne qui ci sarà un piccolo stagnetto, diciamo, come bacino di raccolta d'acqua, che poi vi faremo vedere. Abbiamo iniziato a fare già qualche lavoro e poi, volendo, adesso ci siamo informati bene, qua abbiamo 2 pozzi qua nella borgata che sono a uso solo degli abitanti della borgata, che sono tuttora comunque funzionanti, acqua ce n'è dentro. Certo che chiaramente noi abbiamo il punto più alto della borgata, il nostro terreno lassù, e quindi dobbiamo portare l'acqua fino su, però con una pompa un po' potente, volendo, nei mesi più, veramente, se non piove per 3 mesi, riusciamo comunque ad attingere al pozzo della borgata. Comprando una pompa con un tubo di 100 metri si arriva su e, volendo, riusciamo a riempire anche le cisterne grazie a questi pozzi che ci sono, quindi veramente un'ottima cosa.
Buongiorno ragazzi, ci siamo appena svegliati e oggi è il grande giorno, vi facciamo vedere un po' tutti i lavori che abbiamo fatto qua sul terreno in queste 2 settimane. Adesso ci troviamo nel pollaio che abbiamo costruito io e Ele in queste 2 settimane. Appunto abbiamo messo la rete sia esterna che quella superiore. Adesso ci mancherà ancora da mettere la rete dei conigli per non far oltrepassare faine, volpi e quello che è. Adesso vi facciamo vedere proprio il pollaio delle galline che ci è arrivato giusto una settimana fa. Adesso l'abbiamo già montato, è una settimana che praticamente l'abbiamo provato con le nostre 2 galline che ci hanno regalato. Tra l'altro grazie Andrea e Giulia per averci regalato queste 2 bellissime galline, poi ne arriveranno altre venerdì. Siamo molto contenti, abbiamo anche dei conigli, comunque questo ve lo faremo vedere dopo. Questo è il pollaio appunto che ci ha dato una ditta di Giaveno che si chiama Cucciolotta. Ele fortunatamente è andata un po' a fare delle ricerche per vedere un attimino, volevamo costruirlo noi, volevamo acquistarlo, avevamo le idee un po' confuse perché è stato tutto molto veloce. Andrea e Giulia sono arrivati, ci hanno dato le galline, quindi non sapevamo cosa fare di colpo. Allora abbiamo detto dai, iniziamo a vedere, costruiamo il pollaio. Poi abbiamo visto ed era un casino per i tempi e per il legno, ci siamo informati, era un po' un casino. Allora Ele ha trovato questa ditta di Giaveno, che è praticamente lo stesso comune dove abitiamo noi, che realizza pollai in HPL, che è questo materiale fantastico perché è ultra resistente e si può lavare, è anti-acaro. Con un'idropulitrice si arriva, si pulisce il pollaio in 2 secondi, è veramente veramente comodo. E si monta tutto ad incastro, praticamente tutto tagliato al laser, e non serve assolutamente nessun tipo di attrezzatura per montarlo. Serve solo una chiave per mettere poi il colmo del tetto, che sono 4 bulloni semplicissimi, ma per il resto è tutto ad incastro, quindi un'ottima cosa. E adesso vi faccio vedere il montaggio, poi magari i dettagli ve li spieghiamo successivamente. Adesso vi faccio vedere il montaggio, che è molto semplice. Adesso ho già lasciato queste 3 gambe montate che come ho detto prima l'abbiamo già testato per una settimana, quindi queste 3 gambe qua sono già montate. Vado a mettere poi adesso la 4ª gamba e poi si parte con la costruzione del pollaio tutto superiore. Adesso abbiamo messo in bolla la parte inferiore appunto delle gambe, mettendo questo qua blu per sicurezza, così tutto è in quadro. Adesso lo togliamo e iniziamo a costruire le pareti. Questo qua viene messo dopo le 2 pareti laterali, era giusto per creare un piano, un battuto di terra che sia ben solido e ben in piano. Adesso togliamo questo qua blu e prendiamo le 2 pareti laterali. Poi ci sono le istruzioni molto semplici e in questo momento noi lo abbiamo già montato una volta, quindi sappiamo bene. Queste sono le 2 pareti laterali, appunto dove vengono messi i 2 bastoni come posatoio delle galline, e assicuratevi che combacino i 2 buchi superiore e posteriore con gli altri 2 dell'altra parete. In questo momento abbiamo messo un bastone del posatoio giusto per tenere le 2 pareti laterali. Una cosa che mi sono dimenticato prima di dire: ricordatevi che quando montate questo piano qua blu, questi 2 agganci con questo buchino qui vuoto che dall'altra parte non c'è, è la parete della porta. Con le istruzioni semplicissimo, c'è scritto tutto, quindi non c'è nessun problema. Adesso andiamo a mettere la parete del nido, poi quella della porta, poi montiamo il nido e abbiamo finito. Beh, poi c'è ancora il tetto. Come vedete è molto semplice, è proprio tutto d'incastro, la parete è stata messa.
Poi una volta che si va, adesso vi farò vedere, a mettere il colmo e il tetto, praticamente è tutto fermissimo. Noi l'abbiamo provato già per 1 settimana e mezza, che c'è stato un vento da 100 km/h, 2 giorni più o meno, neve, pioggia, di tutto e di più, e il pollaio non si è mosso, come vedete appunto è tutto perfettamente a posto, quindi è molto stabile. Il peso è di 70 kg. Adesso posizioniamo la porta e le 4 pareti sono completate. E voilà, semplicissimo, è veramente molto semplice come montaggio. E questa è la porticina manuale. Adesso infiliamo l'altro bastone del posatoio, così le galline hanno due posatoi, due bastoni dove andare a posarsi, molto comodi, sono sfalsati, così non si crea il problema che una gallina faccia la cacca sopra l'altra, quindi qua ci stanno benissimo, sono comode. E solitamente abbiamo letto anche sul libro che hanno bisogno di circa 20 cm per gallina per dormire, diciamo, quindi qua 5 galline che avremo totali stanno benissimo, poi tutto il giorno loro sono libere e stanno qui a scorrazzare, a pascolare. Questa è la scaletta del pollaio, anche questa si monta ad incastro, è molto semplice, ci sono i 2 binari anche dall'altra parte che vanno ad incastrarsi perfettamente alla scaletta, e si monta in una maniera molto semplice con due perni sempre ad incastro. Dopo aver montato tutto ciò, quindi le 4 pareti, partiamo da sotto, le gambe, il pianale, le 4 pareti, la scaletta e tutto, quindi senza ancora il tetto e il nido, bisogna andare a mettere questo listellino, che praticamente non è fondamentale. Noi abbiamo parlato con i ragazzi, certo anche senza questo va benissimo, però secondo me è molto importante perché tiene tutta la struttura tirata, praticamente va, adesso non posso farvelo vedere di preciso, ma va qua sotto in centro e tira tutta la struttura, quindi che non balli, non faccia movimento. Questo qua è proprio un tirante importante per tenere tutta la struttura. Questa è la porticina che si va ad incastrare qui, praticamente serve questa qui si apre, si toglie in un secondo e da qui si va a pulire il pollaio, molto semplice. Tanto il tetto vi faccio vedere dopo, si alza, si smonta in un attimo e con una scopa, con qualsiasi cosa si butta tutto all'esterno da qui, così non si va, tanto dalla porta non si può. Questa qui è fatta apposta per tirare via, pulire il pollaio in un attimo, e in 2 secondi si rimonta e è tutto fermo, cioè nel senso non si può sganciare, bisogna alzarlo e togliere, quindi una volta che è fissato qualsiasi cosa non può muoverlo, neanche un animale, i predatori, qualsiasi cosa, quindi è veramente ben fatto, siamo molto felici di questo pollaio. Questa qui è una parte di nido che è già mezza montata, perché appunto l'avevamo già montato, ma come tutto il resto è tutto ad incastro, quindi nulla di complicato. Adesso metto il fondo, che è semplicissimo, basta andare ad incastrare tutti i lati, come vedete è già pronto. Andiamo a infilare nei 4 punti e il nido è prontissimo. Manca ancora il divisorio e il tetto. Questo è il divisorio, perché questo pollaio che abbiamo scelto noi ha 2 nidi. Questa è una chicca che mi piace moltissimo, l'ingegneria che hanno avuto i ragazzi nel progettare questo pollaio, perché con 2 semplici alette studiate, chiaramente, perché io non ci sarei mai arrivato, hanno creato senza nessuna cerniera, senza nessun tipo di collegamento, hanno creato questo sistema semplicissimo, che è la chiusura e l'apertura del nido, del tetto. Come vedete, con questi 2 tagli, diciamo, hanno creato questo sistema semplicissimo
è geniale per aprire il tetto e andare a raccogliere le uova del nido. Poi basta spingere questo qui in giù e si richiude di nuovo il tetto. È veramente un sistema geniale. Come tutto il resto del tetto, anche quello del nido è ad incastro, quindi una volta che viene tirato giù non può andare da nessuna parte. Nel momento in cui bisogna aprire e tirare su, bisogna spingere e così rimane aperto. Nel momento in cui vado a chiudere, questo è in piena sicurezza perché non può andare da nessuna parte. Adesso andiamo a montare il tetto e abbiamo finito praticamente, mancano solo più le 4 parti del tetto. Prima bisogna montare le parti del colmo, che sono quelle più piccoline. Il colmo è l'unica parte, giustamente per sicurezza, è l'unica parte che viene fissato tramite 4 bulloni, 4 viti. La vite si blocca e quindi basta solo girare, il bullone è bloccato, non bisogna avere 2 chiavi, anche solo una chiave. Adesso in questo caso sto utilizzando una tenaglia che va più che bene, anche perché non bisogna chiudere con una forza esagerata. Queste qui sono le ultime 2 pareti del tetto, andiamo a fissarle e il pollaio è completato. Anche qua c'è una chicca, perché nel momento in cui dobbiamo pulire il pollaio apriamo il tetto che rimane fisso così e possiamo andare dall'interno aprendo la bocchetta da sotto, andare a pulire e si ha uno spazio ampissimo per pulire. Nel momento in cui dobbiamo chiudere il tetto, come tutti gli altri tetti, cioè del nido, si incastra e rimane lì fisso. Come avete visto abbiamo costruito il pollaio in un attimo, abbiamo creato io e la recinzione, abbiamo messo la rete superiore e quella dei piselli arrampicanti e va benissimo perché è molto resistente. E dobbiamo ancora chiudere questo lato qui che è un pezzettino, adesso lo facciamo, però anche la parte superiore è al sicuro. Dobbiamo ancora mettere la rete in tutti i lati del pollaio, quella dei conigli che ha delle maglie piccole e dobbiamo scavare, mettere 50 cm all'interno e 50 cm superiori. Poi faremo vedere in un altro video il lavoro. Adesso l'intenzione, prossima settimana, la nostra intenzione è di costruire una piccola tettoietta qui, non so, adesso non sappiamo ancora bene precisamente dove, penso qua, che crea un po' di ombra per le galline, soprattutto d'estate, perché qua d'estate ci sono 50 gradi tutto il giorno e quindi cercheremo di fare una piccola tettoietta, così loro se ne stanno tranquilli all'ombra, tranquille. Non vi ho fatto vedere la funzionalità della porta, che questa è una porta particolare. Poi loro, la ditta Cucciolotta, creano anche un altro tipo di porta che poi prossima settimana, se tutto va bene, magari tra 2 vediamo, vi facciamo vedere, perché la monteremo poi su questo pollaio. È la porta solare automatica. Questa è la versione manuale, che è perfetta e funzionale da paura, perché con questo semplice perno va giù. E la cosa bella di questa porta qui è che non può tornare su. Praticamente una volta che arriva a fine corsa ha 2 pernetti, uno di qua e uno di qua, che si vanno a infilare dentro dei buchi, e quindi non è più possibile aprire la porta. Quindi predatori, inconvenienti non ce ne sono, perché appunto è sicura e non può tornare su. Una volta che uno vuole aprire questa qua manuale, basta andare su e si va a bloccare direttamente così. Questa è veramente buona. Prossima settimana, appunto, come ho detto prima, molto probabilmente monteremo quella automatica, che ha un pannellino solare qui, e si può impostare sia l'orario, se no c'è crepuscolare, quindi all'imbrunire della giornata si va a chiudere e all'alba si apre automaticamente. Poi volendo uno può
impostare l'orario, basta che infatti staremo qua ad osservare le galline quando vanno a dormire e tutto, magari metteremo un orario impostata con l'orario e non ha bisogno di corrente perché appunto ha il pannello solare, quindi è una gran figata. Questo è il logo di Cucciolotta Made in Italy, bellissimo sul pollaio, molto arieggiato perché ha tutti i buchini per far entrare l'aria, ed è importantissimo per l'estate perché le galline appunto rimangono al fresco e c'è il ricircolo d'aria, e essendo delle prese d'aria non troppo grandi, ben studiate, anche d'inverno non entra troppo freddo perché comunque il materiale è HPL, quindi è già coibentante di suo, quindi loro staranno benissimo qua dentro e è veramente un ottimo prodotto per la coibentazione del pollaio. Non so se ho detto prima, per la pulizia è veramente semplicissimo perché essendo un laminato basta passare un panno, l'idropulitrice, una gomma con dell'acqua e si pulisce molto facilmente. Come ultima cosa, ma più importante di tutte, abbiamo un codice sconto, abbiamo stipulato un codice sconto con i ragazzi del 15%, quindi non è poco, e tutti i prodotti sul loro sito li mettiamo in descrizione, ci sarà il link dove trovate tutti i loro prodotti. Ci sono pollai più piccoli, più grandi, addirittura anche da 50 galline, cioè producono qualsiasi tipo di pollaio e non solo, anche cucce per cani, cucce per conigli, e altri prodotti, veramente fanno dei prodotti spettacolari, quindi avete il 15% di sconto che non è poco, approfittatene. Il codice da inserire è Polli15, tutto maiuscolo con la Y di Polli finale, tanto lo mettiamo anche in descrizione, però appunto giusto per dirvelo è Polli15. Adesso vi facciamo vedere come stanno andando avanti i piccoli frutti e il frutteto, e vi facciamo vedere il pollaio esterno che abbiamo fatto, che abbiamo rifatto da zero perché all'inizio avevamo solo messo, negli scorsi video l'avevamo già detto, avevamo solo messo una rete provvisoria per proteggere gli alberi da frutto dagli animali appunto, infatti non c'era neanche il pollaio, manco avevamo ancora in mente di fare il pollaio qui. E poi Andrea e Giulia ci hanno portato le galline e allora abbiamo detto, visto che abbiamo piantato 4 alberi da frutto tutti in linea e anche i piccoli frutti, facciamo il pollaio direttamente qua perché in futuro le piante da frutto, queste 4, saranno più alte, andranno a coprire, faranno sia ombra per le galline e anche una protezione diciamo da aquile o da falchi, da poiane, quindi sarà una bella posizione per le galline. E poi è molto grande anche perché sono 22 metri lineari per 4, quindi circa 80-100 metri di pollaio. E andiamo a vedere un po' le piante, perché la scorsa settimana ha fatto molto freddo, ha nevicato e ha tirato vento e ci aveva già bruciato delle foglie di tutti gli alberi. Questo mirtillo era grosso così quando l'abbiamo messo, guardate che roba. Anche le more, i lamponi stanno già facendo i frutti. Il pesco aveva preso la bolla, adesso gli abbiamo fatto un piccolo trattamento ma continua ad avercela, poi vedremo cosa fare. Comunque queste qua sono tutte pesche, ne ha circa 40. L'anno scorso quando ce l'ha portato mio fratello e sua moglie praticamente ne aveva 4-5 più o meno, e adesso ne ha già 40, speriamo produca bene. Questo è il melo che aveva preso l'oidio e adesso sembra stare molto bene dopo il trattamento con il bicarbonato. Poi questo è il piccolo frutteto in realtà, perché poi tutto il frutteto grande adesso vi facciamo vedere il lavoro che abbiamo fatto e sarà nell'altra costa. Adesso qui non vi abbiamo ancora presentato gli altri 2 animali che abbiamo, i primi siamo noi. Sono 2 coniglietti che ci hanno regalato sempre Andrea e Giulia insieme alle galline. Quel giorno quando sono arrivati all'improvviso ci hanno regalato
galline e conigli così, e ci siamo rimasti veramente di stucco perché è stato un regalo bellissimo. Abbiamo recuperato la gabbia appunto dai miei nonni che avevano un allevamento di conigli, beh loro li allevavano chiaramente, e avrà 40 anni tutti, l'abbiamo un po' messa a posto, dobbiamo ancora un po' sistemarla. Adesso l'idea è, perché adesso li stiamo tenendo in gabbia e non vogliamo, perché vogliamo completare il pollaio, come ho detto precedentemente dobbiamo mettere la rete questa rete qui appunto dei conigli, che è una maglia piccola, tutta d'altezza 50 cm di altezza qui e sotto, sia interna che esterna, sotto nel prato, diciamo nel terreno, così in modo tale che predatori esterni tipo faina non riescono ad entrare da buchetti così piccoli, e nemmeno i conigli, perché vogliamo lasciarli liberi qua insieme alle galline, non possono uscire perché i conigli scavano, si fanno tunnel e vanno via, quindi trovando la rete sotto non potranno andare via. Adesso li vedete in gabbia, ma prossima settimana saranno liberi, scorrazzeranno qua insieme alle galline, faranno una bella vita tranquilla. Adesso chiudiamo il pollaio così lasciamo in pace le galline e i conigli, che oggi gli abbiamo rotto un po' le palle, è tutta la mattina che siamo qui a trafficare. Vi faccio vedere un po' i lavori che abbiamo fatto qui nel terreno appunto in queste 2 settimane più o meno. C'è molto, ci hanno aiutato perché ci hanno dato veramente una mano incredibile dei nostri amici. Praticamente iniziamo da qui. L'orto chiaramente non abbiamo ancora piantato nulla qui perché le temperature di sera sono intorno ai meno 2 gradi, quindi molto freddo, aspetteremo metà maggio, speriamo che le temperature comunque si riprendano. E qua abbiamo fatto un altro pezzo di orto, cioè abbiamo solo movimentato la terra, non abbiamo ancora piantato nulla appunto. Qua verranno ancora 2 aiuole con una camminata centrale, quindi verrà coltivato di qua e di qua 20 metri di aiuole per credo 50, 60, 80 di aiuola circa. Non sappiamo assolutamente cosa andremo a piantare in realtà, quindi nel momento in cui arriverà il momento a maggio si vedrà cosa piantare, cioè, c'è tanto da fare, però almeno il terreno è già stato vangato, è pronto per la coltivazione e quindi siamo molto contenti. Adesso vi porto dall'altra parte dell'altro orto. Là c'è casa nostra, poi faremo un'entrata da casa nostra, faremo una camminata che arriverà fino qui perché adesso non abbiamo l'accesso perché stiamo facendo dei lavori sotto, arriveremo direttamente qui. Di qua e di là verranno piantati solo piccoli frutti, quindi mirtilli, lamponi e fragole e more. Praticamente qua abbiamo circa 30 metri, è ancora tutto da pulire, adesso lo vedete così, abbiamo scavato un po', abbiamo fatto un bel lavoro e adesso sarà da pulire, ma tutto in autunno. Per i piccoli frutti e per il frutteto faremo tutto in autunno, non piantiamo nulla per adesso, quindi sì, ortaggi poi tra neanche un mese, però per frutti e piccoli frutti aspettiamo ancora perché qua c'è da togliere tutte le pietre. E la cosa buona che abbiamo scoperto è che il nostro terreno per quanto riguarda questa parte qui è molto acido, quindi per piccoli frutti va benissimo, cioè è molto acido, è un po' acido, infatti ci sono un sacco di mirtilli nel sottobosco naturali e quindi nel momento in cui andremo a piantare tutti i piccoli frutti sarà un terreno ospitale per loro. I piccoli frutti che abbiamo piantato all'interno del pollaio li lasceremo per le galline, per i conigli, vediamo, soprattutto per le galline chiaramente, mentre la frutta, il melo, il pero, il susino e il pesco li raccogliamo noi, però i piccoli frutti abbiamo deciso di lasciarli per loro che appena cioè appena fanno il frutto andranno lì a becchettare e mangiarsi tutte le cose. Adesso vi portiamo nell'altro versante dove abbiamo fatto un bel lavoro di swale e piani per altri orti.
Questo è un lavoro che pensavamo di metterci molto più tempo, invece siamo riusciti, grazie all'aiuto di alcuni amici, a risolvere in 1 settimana e mezza. Qui ci troviamo sul cucuzzolo del nostro terreno, non vogliamo toccare assolutamente nulla, nemmeno di qua, perché in futuro, se prenderemo qualche animale, qualche capretta così, vogliamo lasciare molto prato da pascolare, quindi non andremo a toccare nulla, anche perché poi non c'è bisogno di coltivare chissà quanto per 2 persone, ok che vogliamo essere autosufficienti tutto l'anno, ma appunto adesso con solo gli orti che ci sono vicino a casa abbiamo circa 500 metri di orto, poi ci saranno altri 250 metri qua solo di orto e altre 30-40 piante da frutto in questo punto qui. Questo è il versante che abbiamo fatto scorsa settimana. 3 scavi abbiamo fatto, che sono semplicemente dei fossi lunghi circa 40 metri per 50 cm di profondità. Praticamente l'acqua, quando arriva sul terreno, precedentemente quando non c'erano le swale, andava a finire giù, cioè fino in fondo, chissà dove. Infatti qui la terra è molto povera perché l'acqua non si riesce a fermare. Invece grazie a questi scavi, che sono le swale, l'acqua finisce in questi canali e poi penetra sotto il terreno e dà molta, è un'irrigazione naturale che non è indifferente, perché riesce a irrigare praticamente un orto e un frutteto, una swale. Abbiamo poi 3 swale, quindi 3 orti e 3 frutteti. Come vedete qui, questo è il primo canale, che è lungo 40 metri. Adesso lo vedete appena fatto, adesso dovremo poi pulirlo, togliere i pietroni grossi, concimare, ma questo sarà tutta una cosa che faremo in autunno, perché principalmente, vi spiego, qua finisce l'acqua e va a ristagnarsi qui quando piove. Qua su questa linea, quello che abbiamo tolto l'abbiamo messo su questa linea qui. Una volta che è ripulita, concimata e ben con della buona terra e tutto, qua ogni 5 metri andremo a piantare le piante da frutto, quindi qua verrà una linea di piante da frutto. E qua sotto, anche qui è tutto da sistemare, adesso abbiamo giusto appena fatto gli scavi, e qua sotto tutto altro orto, quindi qua sarà tutto un altro orto che è tutto in piano, e non sappiamo assolutamente ancora cosa coltivare, però appunto è un bel appezzamento, perché sono 35 metri per 4,5, quindi bei metri. Stessa cosa, qua abbiamo fatto lo stesso scavo di sopra, identico, quindi canale dove l'acqua si va a infiltrare al di sotto, e qui anche c'è da ripulire, da pietre e cose varie. Sarà da buttarci terra, da concimare tutto, e qua anche lì la prima pianta, poi altri 5 metri un'altra pianta da frutto fino laggiù, e poi un altro orto. Questo è tutto appunto ancora da pulire, e qui abbiamo più si va in giù e più si ristringe chiaramente, quindi questo qua sarà lungo 25 metri per 4,5, e questo qui è un altro orto già in piano, che andremo a coltivare altre cose, e laggiù altre piante da frutto con un'altra piccola swale, che questa sarà 20 metri circa. Ogni canale fatto, la terra tolta dal canale si va a posizionare al di sotto, quindi a valle, e si coltivano aromatiche, piante da frutto, quello che si vuole, e poi al di sotto facciamo orto, quindi una specie di agroforestazione. Questo è un progetto che ci interessava molto iniziare a fare, e non vediamo l'ora quest'autunno di preparare tutto e iniziare a coltivare. Questo lavoro innanzitutto è importante, come ho detto prima, per l'autoirrigazione naturale, quindi quando piove l'acqua, a posto di scivolare, finisce in questi canali e va ad irrigare tutta la parte sotto, ma fino a 5 metri, quindi sono tanti. Quindi ogni swale va a irrigare 5 metri in là, 6 metri sotto il terreno. E poi soprattutto questo posto, essendo veramente tutto il giorno soleggiato, qua su ci sono 50 gradi, brucia praticamente proprio l'erba, e poi sono 70 anni più o meno che questo prato qui è stato usato solo come pascolo, quindi è veramente impoverito, però
ci mettiamo sotto. Adesso da quest'anno non sarà più pascolato, diciamo, e quindi facciamo crescere l'erba molto, molto alta, e al posto di tagliarla quando è alta 20 cm la facciamo magari crescere fino a 50 cm, la tagliamo e la lasciamo riposare lì, che copre il terreno, quindi lo protegge da raggi del sole, quindi dalle temperature molto alte, dal freddo appunto quando arriverà l'inverno, e lasciamo lì, che è un'autopacciamatura, diciamo, e così pian piano si rigenera il terreno. Poi sicuramente le galline le faremo pascolare in giro per il terreno, quindi andranno libere, oltre al pollaio quando siamo qua noi tranquilli, gireranno libere per il terreno. E questo, diciamo, è il lavoro più grosso che immaginavo di finire, pensavo in autunno, invece alla fine in 2 settimane ci siamo messi giù con degli amici e abbiamo fatto tutto quanto. Adesso capite perché non pubblichiamo da un po', e fare tutti questi lavori ci siamo veramente c'è stata una fatica immane. E la cosa che mi piace tantissimo, che ho visto in tanti video, diciamo, dei permacultori italiani, è lo stile di agroforestazione, quindi alberi, orti. La cosa che l'orto non deve avere nessun albero, secondo me non è giusta, anche perché soprattutto in questi posti dove le temperature sono veramente alte d'estate e non arriva un pelo d'ombra, in un prato del genere avere dei frutteti in mezzo degli orti, secondo me è una gran cosa. Poi le swale secondo me è la svolta, perché su terreni così in discesa è l'unica soluzione. La soluzione che avevamo pensato noi inizialmente era di fare dei terrazzamenti, però capite bene che fare dei terrazzamenti lunghi 40 metri, tutti a mano, andare a prendere le pietre, bisogna innanzitutto trovare le pietre per fare 3 terrazzamenti da 40 metri per 1 metro di altezza. Non è che posso andare a prendere le pietre nei terreni altrui, quindi abbiamo pensato bene, abbiamo letto bene i libri di permacultura, e queste swale ci hanno risolto tutto, perché la swale ha 2 funzioni, anche la permacultura insegna questo: una cosa la fai non solo per risolvere un problema, ma per ne risolverne almeno 3. Infatti con lo scavo della swale risolvi che irrighi il suolo, quello che togli dallo scavo lo butti a valle e ci puoi coltivare, quindi fai anche una linea di coltivazione, e sono già 2. E ce ne sono anche tanti altri, adesso non mi vengono in mente, ma ci sono tantissime altre funzionalità che la swale risolve. Quindi diciamo questo è il grosso. Poi adesso vi faccio vedere ancora un piccolo bacino che abbiamo fatto credo ci saranno circa 10.000 litri, 8.000 più o meno, vi porto su così ve lo faccio vedere. Questo qui sarà un bacino di acqua, uno stagnetto, un laghetto, come vogliamo chiamarlo. L'acqua quando pioverà andrà a finire totalmente dentro. Adesso lo vedete così, poi sarà da rifinire tutto, da allargare bene la terra, da fare proprio un bello stagnetto. Adesso lo vedete brutto, però da togliere tutte le pietre al di sotto e fare uno strato di ghiaia, cioè di sabbia, e dopodiché ci sarà uno strato di juta naturale, e dopo metteremo un nylon impermeabile, quindi che l'acqua poi ristagni lì. Metteremo delle gambuse, vedremo, adesso ce lo stiamo studiando bene perché ci sono parecchie cose da studiare per uno stagno ben fatto. E quindi abbiamo pensato, innanzitutto crea biodiversità in questo terreno, e nei momenti veramente super di siccità abbiamo comunque un bacino d'acqua che cioè in tutto l'anno comunque si riempie, quindi sono tanti litri, 10.000 litri sono tanti, più 4.000 litri delle cisterne che dobbiamo ancora portarle qua sull'orto, siamo a 14.000 litri, direi che va bene. Vi faccio vedere ancora una cosa: abbiamo iniziato io e Ele in queste 2 settimane appunto la recinzione del terreno, perché avendo animali e tutto, quindi dobbiamo recintare, perché è indispensabile sia agli altri animali, ci sono un sacco di lupi qui, quindi lasciare liberi gli animali non va bene, quindi dobbiamo recintare per forza. Abbiamo iniziato a fare la recinzione, abbiamo solo messo i pali e tirato il filo giusto così provvisorio, e ci manca, adesso abbiamo piantato circa 50 pali,
ce ne mancano altri 150, quindi augurateci buona fortuna, perché adesso qui è andata bene, che sono andati giù bene in realtà. Ricapitolando, abbiamo iniziato a fare la recinzione del terreno per gli animali, il bacino d'acqua qua, lo stagno per la raccolta dell'acqua, per la biodiversità, per fare vivere anche un po' di animali, rane, chissà cosa troveremo una volta che sarà pieno. Abbiamo fatto il pollaio, abbiamo fatto degli altri orti, le swale, tanti lavori. Dai, adesso in queste settimane abbiamo tanto da lavorare, perché dobbiamo portare su le cisterne, dobbiamo creare il piano per le cisterne, dobbiamo finire tutta la recinzione, quindi mettere la rete, ancora i pali. Venerdì andiamo a prendere altre 3 galline e un gallo, non vediamo l'ora. Ecco, qui è il punto dove verranno messe le cisterne. Adesso lo vedete ancora così, dobbiamo spianare bene con il rastrello e la pala. Verranno messe qua le 4 cisterne, che verranno ricaricate appunto da una piccola tettoia con una grondaia che andrà direttamente a caricarle tutte e 4. Adesso iniziamo a mettere le saette nella recinzione, iniziamo da questo palo, poi ne mettiamo uno ogni, diciamo, 12-15 metri, quindi abbiamo 400 metri da fare, ne abbiamo di saette da posizionare. Siamo andati adesso a prendere le galline e il gallo, che sono lì dietro. Se si vedono. Eccole lì. E abbiamo preso altre 2 galline e un gallo. Adesso ve le Esatto. facciamo vedere appena arriviamo a casa, che così facciamo incontrare anche Le altre. Lisa e Vediamo Bianca. un po' se ci sarà uno scontro amore sin da subito. Adesso è iniziato a piovere, da stanotte che piove, non fortissimo per fortuna, quindi riusciamo a portarle nel pollaio e farle stare un po' tranquilli lì fuori, così fanno amicizia, diciamo. Eccole lì, tutte bagnate. Adesso vi portiamo i vostri nuovi amichetti. Eccoli qua dentro. Finalmente siete liberi. Allora, tu sei un bel gallone, eh? Eccoti qua, guarda che bello. Ehi. Qui c'è un'altra Isa, piccolona, grossa. Eccoci qua. Con tutta arricciata sei? Ciao. Guarda quell'altra tutta spennacchiata. È tutta bagnata. Sei tutta bagnata, lei sta fuori. Tu ti chiamerai Nera, che sei piccolina. Eccoci qua. Belle. Ciao.
Tu sei piccolina, come una livornese. C'è Nomad che è convinto che sia la sua pappa, in realtà ieri ho preparato la zucca, adesso la stiamo portando alle galline, così iniziamo a dargli un po' di scarti della cucina e abbiamo letto un bel po' di roba, tanti alimenti ovviamente non li possono mangiare, la zucca invece con i semi di zucca abbiamo visto che gli fa molto bene, quindi visto che poi mangeremo le nostre uova vogliamo che siano più complete e buone possibili. Andiamo Pippo! Tra l'altro è tornato l'inverno, stamattina ci saranno 4 gradi presumo, forse anche meno. Eravamo abituati alle calde temperature, invece piove ormai da 3 giorni. Adesso tutta la settimana danno pioggia, quindi qui al terreno non riusciremo a fare granché lavori. Abbiamo rastrellato l'altro ieri pomeriggio i terrazzamenti che sono usciti dopo aver fatto le swale, quindi almeno quella è una parte di lavori che si è riusciti a fare questa settimana e adesso con la pioggia chiaramente saremo chiusi in casa. Vabbè, troveremo il modo di sopravvivere. Stanno chiamando le galline. È ora di aprirgli. E poi vogliamo proprio vedere se hanno fatto l'ovetto, perché sappiamo che quando cambiano ambiente ci va un po' di tempo prima che si abituino alla nuova casa, diciamo, quindi adesso poi 2 le avevamo già, loro le abbiamo aggiunte, quindi vediamo un po' cosa hanno combinato. Eccole! Ciao Isa! Hop. Ehi! 2 sono nel nido, quindi magari non li disturbiamo che sta facendo l'ovetto. Allora, questa gliela mettiamo lì così non si bagna. Ecco, ghiotta di zucca, lo sapevo. Qui invece abbiamo portato del fioccato ai coniglietti e adesso glielo stiamo mettendo nelle ciotoline perché chiaramente dobbiamo finire di sistemare la loro gabbietta, prolungando qui con una tettoia in maniera che non si bagni questa mangiatoia, e coprirgli anche le pareti laterali. Insomma, adesso ormai sta settimana poverini non riusciremo a fare niente. C'è un regalo. Vieni, fai vedere. E loro non escono. Il gallo stamattina vuole stare dentro. Le 3 nuove, cioè le 2 galline e il gallo che sono arrivati ieri, attualmente non stanno uscendo. Intanto abbiamo recuperato questo ovetto che è sicuramente della nostra, della livornese, e ha un sapore veramente buonissimo. Ne abbiamo mangiati già un bel po' e si sente proprio la differenza anche rispetto alle altre uova, è strepitoso. Volevo fare della pasta fresca, pensavo di trovare più uova e
e quindi non so, adesso mi inventerò qualche ricetta appena arriviamo a casa. Qui, come vi ho anticipato prima, è il punto in cui abbiamo tolto tutte le pietre e successivamente poi abbiamo rastrellato. Adesso, appena sarà possibile, smetterà di piovere, inizieremo a pulire tutta questa zona qui, che è quella appunto dove poi in autunno andremo a trapiantare gli alberi da frutto, quindi in realtà non c'è fretta. Mentre gli orti, questo terrazzamento diciamo, e quello lì sotto, li abbiamo completamente ripuliti qualche giorno fa. E adesso, come vedete, non ci sono più pietre, insomma la terra è pulita. Andremo poi magari un po' ad arieggiare il terreno con la forcavanga e pian piano poi lo prepareremo, insomma, per le coltivazioni di ortaggi e quant'altro. Poi, mentre eravamo qui l'altro giorno, sono venuti i nostri amici boscaioli che stanno ripulendo appunto tutto il bosco e quindi niente, stanno iniziando a catastare la legna in questo punto. Qui sotto invece, che è la parte diciamo più bassa dei terreni che abbiamo e forse anche un po' più riparata, è il punto in cui magari in futuro andremo a creare delle stalle in legno, se tutto questo, se dovessimo decidere di prendere qualche animaletto come un paio di capre o un asino, insomma, se dovessimo aver voglia poi di avere degli animali, sicuramente questo luogo sarà il posto in cui li terremo. È un piazzale molto molto bello. Adesso anche qui chiaramente dovrà essere tutto quanto ripulito dalla legna, dalle ramaglie, rimarrà un bel bosco anche molto ombreggiato, perché chiaramente quando in estate le foglie saranno tutte fuori creerà una bella zona d'ombra. E questo pietrone, per esempio, oltre a essere bellissimo, potrebbe avere una grandissima funzionalità di copertura appunto per gli animali. Un lavoro infatti che dobbiamo fare su per le galline, proprio per risolvere un po' il problema del vento, e poi attorno a tutto il pollaio piantare delle siepi, in maniera che chiaramente loro attualmente si riparano dentro il pollaio, come avete visto è super resistente, quindi non hanno nessun tipo di problema, però ci piacerebbe anche creare una sorta di siepe tutto attorno, così che rompa gran parte della corrente del vento e loro possano stare anche all'aria aperta nelle giornate magari un po' più ventose. Anche se tanti nostri amici che hanno le galline ci hanno detto che non hanno nessun problema, tanti altri invece sostengono appunto che odino il vento, per cui noi andremo sicuramente a creare una zona riparata, così che insomma staranno bene. Adesso stiamo mettendo la rete, quella dei conigli, diciamo, quella con le maglie fini di metallo, tutta intorno qua esterna al recinto del pollaio, facendo circa 50 cm nella parte superiore e altri 50 cm nella parte sottostante, in modo tale che la volpe non vada a scavare ed entrare nel pollaio. Adesso l'abbiamo posizionata, abbiamo fatto già delle prime legature, dopodiché andremo a mettere delle pietre, dei massi e della terra, andare a coprire tutta la rete in tutto il perimetro. E si deve lavorare con la pioggia, perché è inevitabile questo lavoro, bisogna farlo, e tanto pioverà per una settimana, quindi bisogna mettersi, anzi alla fine piovigina, non è che piove forte, quindi si riesce tranquillamente a lavorare. Adesso ho iniziato a mettere le pietre, che tanto fortunatamente facendo qua la strada ne sono uscite parecchie, le mettiamo sopra, poi dopo con la carriola carichiamo di terra e copriamo tutto di terra, e a quel punto dovrebbe essere sicuro per la volpe, e poi per la faina chiaramente lì di notte, tanto sono sempre chiuse al sicuro le galline nel pollaio, anche perché le fototrappole che abbiamo qua in giro nel nostro terreno abbiamo controllato stamattina, ha preso la faina e la volpe che giravano intorno al pollaio, e per fortuna loro con questo pollaio qua sono al sicuro, non possono, però può capitare di dimenticarsi una sera di chiudere le galline, e quindi poi in futuro vediamo un attimino, quando abbiamo più tempo,
copriremo tutta la rete con quella lì, diciamo, dei conigli, con quella lì con una maglia fine, non con questa qui grossa, cioè manterremo sempre questa e sopra andremo semplicemente a ricoprire. Per adesso, visto che siamo sempre qua nel terreno, abbiamo solo messo questa qui e dovremo mettere poi anche una interna, uguale identica a questa, interna perché per i conigli, perché vogliamo lasciare i conigli liberi insieme alle galline, la mettiamo anche interna così i conigli non vanno a scavare, cercano di uscire, così trovano subito la rete e rimangono lì al sicuro. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo oggi. Prepariamo la pasta? Facciamo la pasta? Lui è il mio piccolo aiutante, come sempre gironzola qui quando preparo qualcosa. E niente, stasera ci prepariamo delle belle tagliatelle fatte in casa, vista la giornata pesante sotto la pioggia e al freddo che abbiamo passato. Le prepariamo con le uova delle galline che vi abbiamo fatto vedere prima, che abbiamo raccolto. E siamo curiosi di vedere domani se, chissà, se ci saranno più uova rispetto a stamattina, se saranno un po' ambientate le galline. E oggi siamo stati parecchio tempo su nell'orto e attaccati al pollaio appunto a lavorare. Abbiamo visto che comunque vanno veramente molto d'accordo. Le 3 nuove sono ancora un po' timorose a uscire fuori, insomma stanno parecchio dentro il pollaio. E anche se abbiamo visto alcuni video in cui consigliano addirittura di tenere nel pollaio, quindi le abbiamo lasciate tranquille così che insomma si possano ambientare al meglio. Poi la gallina, la bianca livornese, oggi ha fatto addirittura 2 uova e infatti siamo super contenti perché, come vi ho già detto, sono tra le più buone che abbiamo assaggiato. E anche Isa Brown, una delle 2, ha fatto un altro uovo. Quindi siamo super contenti, non vediamo l'ora di averne un bel po' perché, come sapete, io amo cucinare, quindi l'idea di avere quelle 4-5 uova al giorno sarebbe, se disponibile, sarebbe il top. Adesso niente, preparo questa pasta, vi volevo far vedere anche questa farina che arriva dal paese in cui viviamo noi siamo sopra Giaveno e questa farina la produce il mulino della Bernardina, che è un mulino della zona proprio di Giaveno, quindi se siete da queste parti fateci un salto perché hanno degli ottimi prodotti. Poi vi faccio vedere la cosa più bella della serata perché le uova sono buone, ma questo ragù qui è un ragù speciale, è già pronto perché ce l'ha preparato con tanto amore la mamma di Christian, che ringraziamo, Costantina.